Ciao a tutti, Boia Faust, bentornati al nuovo contenuto settimanale. Adesso approfitto un po' del bel tempo perché c'è una bella giornata di sole, un po' ventosa devo dire, però maniche corte, 17 gradi alla grandissima. Oggi, come vi avevo promesso, faccio un video un po' più sulla cultura finlandese e nello specifico vi parlerò un pochettino di quelle che sono delle particolarità della cultura finlandese, perché spesso quando si pensa alle differenze culturali si pensa ai macrotemi, a quelle differenze proprio enormi. Invece oggi voglio andare un po' più a raccontarvi, a farvi degli esempi pratici di magari anche piccolezze delle volte, ma che agli occhi di un italiano possono apparire assurde, strane, semplicemente diverse. Per cui cominciamo subito. Tra l'altro mica sono da solo, c'è anche lui. Terve, chi non muore si rivede. E tu, iscriviti al canale immediatamente e attiva la campanella, altrimenti verrò a casa tua e suonerò il campanello di casa tua ogni volta che esce un nuovo contenuto sul canale. Si sale sul pullman, sull'autobus, solamente dalla porta anteriore, quindi dove c'è l'autista, nonostante ci siano le 3 porte. Le altre 2 sono adibite solo alla discesa e questo permette di controllare la gente che ha fatto il biglietto. E non ci sono sgarri, c'è un'eccezione, però alcuni pullman appariranno arancioni e quelli sono gli unici che permettono di salire senza il controllo tramite qualsiasi porta. Altrimenti i classici blu e bianchi della città di Helsinki o dovunque siate, bisognerà salire dalla porta anteriore, mostrare il biglietto o fare il biglietto di fronte all'autista e poi ci si accomoda. Si mostra il biglietto all'autista, si saluta sperando che l'autista ricambi e basta. Le porte dietro si aprono solamente se qualcuno deve scendere. Questo qua è un autista particolarmente buono perché normalmente partono senza aspettare la gente che corre, anche d'inverno quando fa un freddo boia e vorresti solo entrare dentro al pullman per riscaldarti un pochino. Per cui a questa è andata benissimo. Mi sa che non hanno il biglietto oppure hanno sbagliato il numero. Quindi adesso chiude e riparte. Eccolo qua. Oh Franz, ti piace quella maglietta? No. Sai, di solito gli italiani mentono per gentilezza. Perché? Per complicarsi la vita. In Finlandia le multe sono proporzionate al reddito. Più guadagni e più paghi. Ma questa cosa, spesso e volentieri, viene riportata un po' male quando la leggo da giornali, siti, eccetera, eccetera. Questa cosa è vera, per quanto riguarda l'eccesso di velocità, solamente dai 21 km/h di eccesso rispetto al limite in su. Da 20 o meno ci sarà la sanzione amministrativa standard, quindi è proporzionata al reddito solamente se si supera, se c'è un limite dei 60 e vai a 81, allora da lì diventa proporzionata a quanto guadagni. E infatti sono famosi alcuni casi di manager che hanno pagato anche più di 100.000 euro una multa. Franz, fa freddo, c'è vento, è brutto, sembra che stia per piovere. Sì. E sei felice? Certo. Perché? Ieri era peggio. In Finlandia il capo lo chiami solamente per nome proprio, quindi niente dottore, ingegnere, direttore e altre cavolate del genere, niente titolo, solamente nome. Micco, ciao Micco, e può essere l'amministratore delegato, può essere un altissimo dirigente e lo chiamerai sempre per nome proprio. Questa cosa è veramente bellissima. Quindi non viene stressata quella odiosissima gerarchia, per esempio aziendale, che odiamo tutti. Direttore, come sta? Intanto 3 mani di bianco e altre cose così. Oggi ho incontrato il mio collega per strada. Avete parlato? Sì, gli ho detto ciao. E lui mi ha guardato. Quindi ora avete già un rapporto molto stretto. Anche perché, diciamocelo tra noi, sta cosa che basta una laurea triennale per conferire il titolo di dottore in una materia e poi farsi chiamare dottore è un po' ridicola, dai. Gli orari sul posto di lavoro valgono e come, quindi se tu prendi un turno per dire dalle 8 alle 16 hai finito, non esiste mi fermo di più perché così faccio vedere all'azienda o al capo che ci tengo particolarmente. Frega niente quella roba lì, capito? Per la maggior parte dei lavori di ufficio, al venerdì pomeriggio alle 4, delle volte anche prima, si chiude il computer, quindi se mandi una mail alle 4.05, la persona la leggerà il lunedì mattina, funziona così. E se fai gli straordinari, quindi ti fermi dopo l'orario di lavoro concordato, gli straordinari vengono pagati.
Franz, dove sei stato ieri? Fuori. Con chi? Persone. Quali persone? Persone che conosco. Intervista finlandese terminata. Quando si esce, per esempio con l'amorosa, è normalissimo pagare separati, ognuno il suo. Non c'è una vera e propria etichetta, non ci sono discussioni e soprattutto non crea imbarazzo. Quindi non è vista come una cosa negativa, anzi è vista come la normalità. Questa cosa non genererà nessuna reazione in un finlandese. Anche se, a dire il vero, anche in Italia ho cominciato a notare che anche le coppie stanno iniziando a pagare ognuno il suo. Legato a quest'ultimo punto c'è il prossimo. Da noi, una cosa che io detesto, lo premetto, quando esci con un gruppo di persone che conosci oppure di amici, si ordina e poi alla fine si facciamo alla romana. E quindi vuol dire che io, se ho preso una cosa che costa di meno, devo pagare parte anche a quella degli altri, semplicemente perché è più facile da dividere. Io personalmente questa cosa la detesto, perché penso che alla fine generi sempre un pochettino questo retropensiero. Invece a me piace, ognuno si paga il suo, così non rompi, paghi quello che mangi e se vuoi prenderti una roba più costosa te la paghi, se non vuoi spendere di meno, spendi di meno. Niente discussioni. Andiamo a bere qualcosa? Sì. Offri tu? Possiamo dividere. Ma siamo amici, appunto, così restiamo amici. E in questo devo dire che anche i locali aiutano molto, perché qua si può pagare al tavolo, cioè arriva il tipo col POS e ognuno si paga il suo, dicendo semplicemente quello che hai preso, non come in molti locali, non si fanno conti separati, bla 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 bla, molto più semplice, dai. E il terzo punto relativo ai soldi è che in Finlandia, come in altri paesi specialmente nordici, non si usano praticamente i contanti, cioè qua puoi usare la carta dappertutto, anche per delle spese minime, tipo devi comprare una roba da 3-4 centesimi, la paghi con la carta e chi se ne frega. E non ti faranno problemi, no, il POS non mi funziona, oppure no, per quella cifra lì non posso perché altrimenti ti fregano troppa percentuale. No, qua paghi e basta, chi se ne frega. E anzi, vi dirò di più, qui in Finlandia ci sono attività che non accettano il contante, quindi se voi andate lì e volete pagare con dei contanti, vi diranno no, mi spiace, accettiamo solamente pagamenti con la carta. Ovviamente tutto questo conferisce una maggiore trasparenza sulle transazioni. In Italia stiamo andando verso quella direzione, ma noto che ci sono ancora moltissime persone che sono ancora molto legate al contante. Francesco, mi devi dare 1,37 € di ieri. Ancora? Ho fatto il calcolo? Ma per 1,37 €? Anche gli euro piccoli hanno dei sogni. In Italia siamo molto famosi per il nostro caffè, la qualità e il sapore del nostro caffè. Ebbene, dovete sapere che qui in Finlandia la gente consuma quantità industriali di caffè durante tutta la giornata, tutto l'arco della giornata. E ovviamente si parla di caffè filtrato, quindi avrete questi tazzoni enormi pieni di caffè e la gente si bomba letteralmente di caffè dalla mattina alla sera. Collegato a questo c'è anche il fatto delle pause caffè sul posto di lavoro. Sono quasi sacre, quindi non solo non è visto in maniera negativa il prendersi la pausa per il caffè, ma sarà quasi una sorta di rito. E le pause caffè non sono necessariamente lunghe proprio per evitare di lavorare, è semplicemente una cosa che spezza i vari compiti durante l'arco della giornata. I finlandesi bevono il latte durante i pasti. Ovviamente non tutti, ma non è assolutamente raro vedere gente col bicchiere di latte mentre sta facendo pranzo o cena. E non sono solamente le persone giovani, ma ci sono anche adulti che bevono tranquillamente il latte durante i pasti. Quindi questa cosa devo dire che a livello di stranezza, lo è abbastanza. Da noi in Italia non si vede gente che beve il bicchiere di latte mangiando la pasta. Qua lo puoi vedere. Cosa vuoi da bere con la pizza? Latte. Ma il latte con la pizza? Sì. Ma hai 30 anni? Ma il latte non scade a 18. Nella maggior parte dei casi le file si rispettano. Infatti in molti posti si vedranno sti finlandesi mettersi in maniera molto diligente in fila indiana in modo da aspettare il proprio turno. E queste cose io le vedo anche all'aeroporto, per dire, oppure nei locali. Nessuno dice niente, ci si mette in fila, si guarda sempre dove termina la fila per potercisi accodare. E quindi non esiste il discorso ma io devo solamente, mi fa passare. No,
Se ad esempio io quando vado al supermercato magari sto facendo la spesa e dietro di me una persona con 1 o 2 oggetti, allora decido io di farlo passare, non sarà mai la persona vai che ti fa passare usando i bambini come scusa, oppure il classico ho solo questo, oppure devo solamente chiedere un'informazione, frega niente, aspetta il tuo turno e non rompere. Quante di queste cose conoscevi e quante invece non conoscevi? Fammelo sapere nei commenti perché sono curioso, e ditemi soprattutto se vi piace questo tipo di piccole micro differenze tra le nostre culture. Così ve ne porto altre perché ce ne sono tante, va. Dai, ci vediamo settimana prossima con un nuovo contenuto.